Ciao a tutti. Qualche sera fa ero a cena con amici e conoscenti, parlando del più e del meno sulla questione di siti vari, registrazioni, eccetera, eccetera. Ho scoperto che molti, non tutti, ma diciamo alcuni, utilizzano delle password che sono il più delle volte semplici, le stesse, e questo mette chiaramente a serio rischio la propria sicurezza. Momento in cui io ho chiesto: ma perché usate sempre le stesse password o password semplici, cose del genere, mi è stato risposto: sì, vabbè, ma vuoi mica ricordarti 800 password diverse? Non è così semplice. Certo che non è semplice, ma per questo esistono dei programmi apposta che gestiscono la password a posto nostro, evitando di ricordarsene tante. Ed è proprio per questo che ho voluto fare un video che probabilmente servirà a pochissimi, perché penso che tantissimi di voi usino già password manager di vari tipi, però ho detto, nel dubbio lo faccio. E praticamente oggi vi parlerò di un software, si chiama KeePass, è uno dei tanti password manager, però questo lo ritengo estremamente valido innanzitutto perché è gratis, è open source, è leggero e praticamente funziona su ogni dispositivo, a partire dai personal computer, a prescindere dal sistema operativo, passando per i dispositivi mobili, che possono essere Android, iPhone, eccetera, eccetera, e i vari Mac. Lo vedete qui nella sezione download, poi vi spiegherò anche le due versioni, però vedete qui che praticamente ci sono un certo numero di applicazioni che supportano Android, iPhone, iPad, macOS, addirittura ancora BlackBerry, Pocket PC, eccetera, eccetera. Visto che siamo nella pagina dei download, vi faccio subito notare che ne esistono due versioni, una versione più recente, in questo momento la 2.58, è una versione diciamo della serie 1X, che è la 1.43, esistono in versione eseguibile da installare oppure portable. Portable praticamente io sono le versioni che preferisco perché si tratta di scaricare uno zip, decomprimerlo e il gioco è fatto. Uno potrebbe chiedersi, sì, ok, ma perché ci sono ancora due versioni all'attivo? Perché non sceglierne una? Perché essenzialmente ci sono delle differenze. Quali sono le differenze? Lo vedete qui nella tabella comparativa. Ovviamente la versione 2 è molto più ricca di funzionalità. Vedete che ci sono tante funzionalità che la versione precedente non supportava, tipo l'Unicode, mi ricordo una cosa interessante, la compressione, ecco, la compressione non era supportata nell'1, è supportata nella 2, poi l'utilizzo dei plugin che non erano disponibili nella versione precedente e così via. Magari anche funzionalità avanzate che personalmente io non ho mai utilizzato e magari non si utilizzeranno mai, però perché non averle? Costa poco, anzi costa nulla, è gratuito e quindi vale la pena scaricarlo 2. Come vi dicevo, io preferisco le versioni portable, quindi per portarmi un po' avanti ho già effettuato il download della KeePass 258 che trovate qua, ero già messo in questa cartella. Ho scaricato anche la versione precedente, ma useremo nel video la 258. Come funziona qui? È semplicissimo. Vabbè, prima di tutto conviene sempre fare un'analisi con l'antivirus per essere sicuri che sia tutto a posto, zero minacce, e dopodiché si decomprime a piacere dove si vuole. Io la lascerò anche qui dentro. Ecco qua. Già decompressa. Allora, se noi la lanciamo dall'eseguibile, la prima cosa che il software chiede è quella di abilitare o meno gli aggiornamenti del programma, che noi facciamo perché quella è l'opzione raccomandata. Eccolo qua. Il programma di fatto si apre, non ci sono elementi al suo interno ovviamente perché dovremmo crearli noi, e come prima azione, una volta che il programma è aperto, è quella di creare un nuovo database, file new. Magari facciamo una cosa, per semplificare vi farò anche vedere come si fa a cambiare il linguaggio. Per cambiare il linguaggio è semplicissimo, così facciamo tutto il video in lingua italiana.
Praticamente per cambiare linguaggio, vedete, qui c'è una cartelletta vuota Languages, ok? Si tratta semplicemente di andare sul sito, andare Translation, andare a cercare la lingua italiana e scaricare la lingua italiana della versione che interessa a noi. In questo caso noi dovremo scaricare questo, la 258. Anche questo è già stato fatto da me e vedete che qui dentro si trova 258-italian.zip. Cosa faccio? Lo apro e copio questo singolo file del linguaggio dentro la cartella dove c'è il software languages, ok? Lo copio qui dentro. Perfetto. A questo punto posso rilanciare KeePass e posso andare sotto View, Change Language e dire di utilizzare l'italiano. Mi dice che il linguaggio selezionato è stato attivato, però deve essere fatto ripartire il software in modo che possa ricaricarlo. Lo faccio? Sì. Ok. Vedete che praticamente adesso le voci sono tutte in italiano. Il software ovviamente si può ridimensionare la finestra a piacere. Ok, procediamo con la creazione del nuovo database. Dicono che praticamente i dati verranno archiviati in un file di database KeePass, che è un file normale, eccetera, eccetera. Ok, procediamo. Chiede il posto in cui archiviare, in cui salvare il database. Io per comodità lo metto nello stesso, diciamo, dove è installato l'eseguibile, nella stessa cartella dell'eseguibile. Uno potrebbe anche scegliere, qui propone documenti, uno potrebbe scegliere una cartella a caso. Ripeto, per comodità lo vado a memorizzare, a salvare nella stessa cartella, quindi qui dentro. E lo lascio e lo chiamo database, come propone lui. Posso dare un qualsiasi nome che per me è significativo, ovviamente. Perfetto, a questo punto una cosa molto importante. Bisogna definire una chiave principale, una master key, che servirà a me per poter accedere al programma. Il tutto si basa su questo principio di sicurezza. Basta ricordarsi una sola password molto complessa, deve essere veramente molto complessa questa, perché la password del software che conterrà tutte le altre password dall'home banking in avanti, quindi bisogna che sia veramente molto molto complessa e basterà ricordarne una sola. Quindi io ne imposto una e lui già mi dice che tipo di qualità in termini di robustezza, ok, ha la mia password. È una password che richiede 21 bit e ha 12 caratteri, quindi non è molto sicura, anche perché io come password in questo momento ho usato password 1234, ma vedete che se io comincio a inserire caratteri speciali e renderla più complessa, a questo punto lui comincia a dirmi che questa password comincia a diventare veramente robusta, ok? Perché richiede più bit, è più difficile diciamo, da intercettare. Allora, io per questo video sceglierò una password molto semplice, ma vi invito veramente a creare una password complessa, anche perché ve ne dovrete ricordare una sola e questo aiuterà a mantenere tutto al sicuro. Ripeto, per il video non è corretto, ma usiamo una password semplice e infatti qua vedete che non sono tanto a posto. Password principale, mi lo dice anche, la password principale è debole. Sei sicuro di voler utilizzare questa password principale? Dico sì, perché è solo per il video. Ok, nome del database, posso chiamare a piacere come voglio. E qui mi chiede anche se voglio creare un foglio di emergenza. Il foglio di emergenza serve praticamente nel caso in cui io avessi dei problemi a ricordare la password principale, eccetera, eccetera. Mi serve essenzialmente per fare un recupero delle mie informazioni in caso di necessità.
Io salto questo passaggio, però vi invito a farlo perché è importante. E qui siamo già dentro il software. Come vedete ci sono già dei dati di esempio, ok? Se io clicco mi fa vedere ad esempio il titolo, esempio 2, il nome dell'utente, la password che posso anche scoprire, la qualità della password che è stata impostata, in questo caso 5 caratteri e di bassa qualità, vedete che siamo in zona arancione, l'URL del sito dove io dovrò inserire queste credenziali e poi posso anche inserire eventuali note. Posso addirittura mettere una scadenza, quindi se ritengo che questa password debba scadere entro, oppure il sito stesso che mi dice attenzione, questa password ha validità di tot giorni, io qua posso impostare un calendario, quindi mi scadrà la password. Ci sono tantissime altre cose nelle avanzate, nelle proprietà, posso definire i colori, funzioni di autocompletamento, io onestamente non le uso mai perché all'interno diciamo, della maschera generale io trovo tutto quello che mi serve e diciamo sta bene così. Chiudo un attimino questo, vi faccio solo vedere l'altro esempio ma è identico, ok? Mi fa vedere di nuovo le stesse cose. Nome dell'utente, password, e il fatto che si debba digitare 2 volte, il livello di complessità della password e così via. Guardiamo un attimino le voci del menu. Dentro il menu file troviamo più o meno le stesse le voci classiche, ok? Quindi troviamo apri nuovo database, salva con nome, le impostazioni del database, come si chiama, il livello di sicurezza, io lascerei il default tranquillamente, il fatto che, come si diceva, la versione 2.58 supporta la compressione, quindi è già abilitata di default un algoritmo gzip, l'abilitazione di un cestino, quindi le password che voi andrete a cancellare non verranno eliminate ma verranno portate nel cestino in automatico, infatti viene già selezionato usa il cestino e le avanzate. C'è la possibilità di importare e esportare il database, di sincronizzare con un file o con un URL. Ecco, questo è interessante. Io quando devo spostare il DB dal PC al mio dispositivo mobile, il mio smartphone che è un Android, non uso il trasferimento in cloud. Diciamo che faccio un collegamento diretto PC Android e mi sposto il file, anche perché preferisco appoggiare dati così critici il meno possibile su servizi cloud e mantenere tutto locale, però sta a voi la scelta. Questo è solo un consiglio che io vi do. Nel menu gruppo c'è la possibilità di aggiungere o modificare i gruppi, riordinarli, vedete si possono spostare per dare un ordinamento, eccetera eccetera. Cosa sono i gruppi? I gruppi li vedete qua. Possono creare dei gruppi o gruppi di gruppi, oppure voci singole. Qui ci sono le voci, che vi dicevo, poi vi farò vedere come crearne una. Posso fare delle ricerche una volta che ho un po' diciamo, di voci in elenco e magari mi interessa fare delle verifiche. E qui ci sono tutte le questioni legate all'aspetto, il fatto che si possa cambiare lingua, il fatto che possa andare a modificare la visualizzazione della barra di strumenti, dettagli, eccetera, eccetera, addirittura configurare le colonne e così via. Sono tutte opzioni sulle quali voi potete giocarci un po' per prendere dimestichezza con lo strumento. Dentro strumenti c'è un tool per generare password, o meglio, mi vado a impostare le caratteristiche per le quali io voglio la password generata automaticamente. E vedete che in questo momento la lunghezza della password generata è di 20 caratteri, che comprendono il maiuscolo, minuscolo, le cifre, però per esempio non ci sono i caratteri speciali che secondo me sono importanti. Io quindi vado ad aggiungere i caratteri speciali e magari il segno meno e l'underscore. Ok, e poi c'è la guida in linea, il sito web e diciamo il link per fare la donazione.
e oltre al solito diciamo pannello informazioni di KeePass che vedete nella versione 64 bit. Perfetto. Allora, proviamo a fare un esempio di come può funzionare. Io devo andare a registrare un nuovo account su un sito internet. Cosa più semplice è venire qui nella cartelletta già creata e fare così, aggiungi una voce. Quindi a questo punto vedete che io vado ad aggiungere una voce dentro la cartella internet, titolo, non lo so, sito di test, nome utente IT-Word, password e di nuovo scelgo la password. Lui mi dice di nuovo che è una password debole e il motivo è sempre il solito perché ho scelto veramente una password debole, ma nel caso io posso anche farla generare direttamente da lui. Quindi apro il generatore di password, genera usando questo modello qua e lui mi genera una password complessa e me la salva già. La password in questione è questa qua. Volendo posso inserire i caratteri speciali e il segno meno e a quel punto lì vedete che la password è ancora più complessa. Lascio una password semplice solo perché mi interessa farvi vedere una cosa. Qui metto l'URL del sito e poi eventuali note. Magari quando ho creato l'account, perché mi sono registrato, diciamo informazioni di interesse. A questo punto io ho la mia voce. Una volta che ho inserito le voci, lui mi dice che ho già inserito una voce, ok? La vedete qui, salvo la voce nel database. A questo punto io posso procedere con la creazione dei miei altri account, magari quello dell'home banking, le mie varie mail, gli account di rete, l'account di Windows o di Linux, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa carina è che posso anche farvi vedere quelle che sono le password che sono simili. Per esempio, vedete qui, password simili, io trovo praticamente che il sito di test e l'esempio di voce hanno praticamente quasi la stessa password. Una è scritta con la maiuscola, con l'iniziale maiuscola, l'altra in minuscola, e così via. Quindi diciamo che questo strumento aiuta anche a farci capire che magari possiamo ottimizzare un pochettino il nostro modo di lavorare. Una volta che abbiamo finito, è semplicissimo, abbiamo salvato, possiamo uscire e basta. La prossima volta che vorremmo usare il programma basterà rilanciare l'eseguibile, inserire la password principale, che ripeto dovrà essere una password complessa, non è il mio caso, e qui si riaprirà il programma, diciamo, presentando le stesse impostazioni e la voce che avremmo salvato in precedenza. Sarà possibile ovviamente, come ho detto prima, aggiungere voci, modificare questa qui e così via. Io spero che questo video vi sia piaciuto e possa essere stato utile a qualcuno di voi che magari non conosceva ancora questo programma o programmi simili. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e magari anche attivate la campanella in modo da essere aggiornati quando rilascerò nuovi video. Vi ringrazio per l'attenzione fino qui e ci si vede al prossimo video. Ciao!